Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 € per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima. E rieccoci qua, ben ritrovati a tutti in obbligo di riscatto, sembra quasi non essersi mai lasciati. Enrico Boiani, ciao! Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Oggi vi chiedo il like, il commento, l'iscrizione, tutte le solite cose per supportarci per il ritorno del direttore. So che non sembra lui, ma Sì. credetemi, è lui. Mi È dispiace lui, ragazzi, vi chiudo il mercato. Sono tornato, il mercato si chiude. Non No, perdiamo lo so che tu quando sei andato via i colpi sono iniziati e torni, i colpi più o meno finiranno, ma siamo qui a raccontarli, sì, siamo qui a raccontarli, Sì. quindi continuate a supportarci. Prima parleremo di mercato, poi parleremo sì di mercato, ma di una vicenda, lo vedete qua sotto, che in realtà sta venendo fuori negli ultimi giorni, ma chi ci segue conosce già, perché questi brutti cattivi ogni tanto vi anticipano due cose, magari non per, diciamo così, per essere brutti e cattivi e devono sempre per forza di cose dire le cose per destabilizzare, perché è la verità. Nella realtà, purtroppo, se la realtà è brutta la realtà, non è brutto chi la racconta. Mannaggia, stavo per dire un'altra cosa. Vabbè. Anche perché, Simo, stavo pensando adesso, leggendo questo bannerino che hai messo sotto, che l'anno scorso avremmo potuto sostituire Busardò con Mendes, Ibra con Tare ed eravamo lì. Sì. Ma ne avremo modo di parlare dopo. Prima, Henry, ovviamente dobbiamo andare a parlare di attaccanti, perché io ho seguito un po' il mercato, però devo dire la verità, ho dovuto staccare perché altrimenti si impazzisce, e ho vissuto la questione Boniface da tifoso, in pratica, o quasi, nel senso che ho letto più che mi sono informato, ecco, e quindi lascerei a te, chiosando con la questione che è saltato. Ieri Rolfes, DS del Leverkusen, ha detto che non sarebbe stata la possibilità di riaprirsi, tant'è. Il giocatore è tornato in Germania, ha fatto tutte le visite mediche possibili e immaginabili, dopodiché, dopo che ha fatto tutta la passerella a Milano tra Idoneta, Madonnina, eccetera, eccetera, è tornato a Leverkusen e noi siamo alla ricerca di un nuovo attaccante, di questo tra poco parliamo. Beh, è stata una situazione un po' particolare perché comunque è sbucato fuori un pochino dal nulla il nome di Boniface quando tutti parlavano e si parlava solo e soltanto di Højlund e Vlahovic. Sbuca fuori dal nulla con Tare che trova questo accordo con il Bayer Leverkusen per un prestito con diritto di riscatto, prestito oneroso tra i 4 e i 5 milioni, diritto di riscatto con la cifra totale che si avvicinava ai 30. Questo è l'accordo che era stato trovato con il Bayer Leverkusen. Prima era stato sentito il giocatore, una volta avuto l'ok dal giocatore, accordo molto rapido di Tare con il Leverkusen, poi si è chiusa la questione con il giocatore il giorno dopo con la gente che è arrivato a Milano. È arrivato anche il giocatore, partono le visite mediche. Terminate le visite mediche non arrivano indicazioni su passaggio a casa Milano, ufficialità e via dicendo, ma esce questa voce di una nuova visita medica supplementare, aggiuntiva della mattina seguente per via dei problemi medici, cioè dei problemi fisici avuti in passato, soprattutto il ginocchio che è stato operato 2 volte di Boniface. Arrivano poi le parole di Tare nel prepartita di Milan Cremonese, l'affare di fatto salta, Boniface torna in Germania e quindi la trattativa poi non si concretizza. Questa è un pochino la situazione, qualche voce diciamo dice di una volontà del Milan di strappare un accordo ancora più favorevole,
per Boniface, e quindi di avere magari un prestito gratuito, di avere magari parte dell'ingaggio pagata dal Leverkusen proprio perché non hai la certezza di un rendimento proprio a livello di minutaggio, di un rendimento dal punto di vista fisico del giocatore. Fatto sta che l'affare salta, Boniface non l'ha neanche presa benissimo, scrivendo su Instagram pagliacci ovunque relativi a sia al Leverkusen in realtà che al Milan, e quindi niente, questo è quanto. Il Milan non prende Boniface, è il terzo deal off o il terzo here we go di Fabrizio Romano che Incredibile. salta da quando fa gli here we go, e ci siamo sempre di mezzo noi tra Archie Brown, Emerson Royale, appunto Boniface, e va bene così, tra virgolette. Ma guarda, per chiosare dal lato mio, ma non si poteva fare come con Pubil? Cioè, tipo mandare là un medico, non far vedere niente a nessuno e poi chi si è visto si è visto. Questo Avevamo dei fa, dubbi. Simo fa ancora di più, diciamo, pensare a molti che in realtà dal punto di vista delle visite mediche non ci sia troppo. Cioè che sì, sia una questione legata a visite mediche, ma non della serie il giocatore è spaccato, non può giocare. Il giocatore non è magari iper integro o lascia qualche dubbio, quindi proviamo a prenderlo a condizioni ancora più favorevoli, posto che per me già a prestito a 4 milioni con diritto, cioè che valuti e vedi per poi riscattarlo, era una condizione favorevole per un giocatore poi con i numeri di Boniface. Quindi non lo so, onestamente non lo so. Sì, aveva più senso, ma mi verrebbe a dirti cos'è che ha senso al Milan negli ultimi 2 o 3 anni, e sto stretto forse poco. Poco. Eh, morale, è saltata. Ci ritroviamo con una punta sola, c'è Santiago Jimenez, e quindi dobbiamo farne per forza uno. Cioè, si è riacceso ieri, anche dopo l'incontro in sede di mercato all'ora di pranzo, tra l'altro incontro di mercato il 24 di agosto, tra Tare e Allegri, per Konrad Harder. Sì. Io lo dico palesemente, ero in vacanza, non ho visto neanche un minuto di questo ragazzo, non so nemmeno se è destro o mancino. Oggi mi informo, così al talk del caso so anche dire se tocca la palla discretamente. Ma al di là di questa questione, la trattativa è in piedi per una cifra complessiva intorno ai 27 milioni, 24 più 3, largo circa. Per un giocatore che si è appena affacciato, nel senso che lo vediamo allo Sporting di Lisbona, ma lo vediamo da una stagione. Eccola qui. Sì. Perché insomma la stagione precedente era ancora al Nordsjælland, ha fatto 5 gol in Coppa di Portogallo, 5 gol in campionato portoghese, un gol in Champions League, per un totale di 10 gol allo Sporting di Lisbona. Ragazzo molto giovane, ma prima di lasciarti parola anche sul resto, insomma, queste sono le sue caratteristiche: mancino, un 85, danese, eccetera, eccetera, eccetera. Io mi metto un pochino nei panni di Allegri e in generale del nostro mercato. Cioè, noi abbiamo Santiago Jimenez e ok. Abbiamo fatto in realtà giocare quasi tutto il precampionato, anche perché Santiago ha fatto la Coppa prima, a Raffaele Leao, e mi sarei giocato la casa con Raffaele Leao titolare la prima, punta centrale con la Cremonese, e Santiago seduto. La seconda ancora Leao titolare e Santiago seduto. Questo per dire che Allegri in testa ha un'idea dell'attaccante che gli serve, ma noi non gli stiamo andando incontro ad Allegri, come spesso accade, andiamo incontro alle richieste oppure alle decisioni che arrivano dal mercato. Quindi Vlahovic resta, Vlahovic va, Vlahovic chiede 12 quindi non va, e allora Vlahovic sì, no, boh, forse. Allora Højlund, ma Højlund non c'ha voglia, allora Højlund sta. E sono già diversi tra di loro. Poi c'è Boniface, che è diverso tra uno, l'altro e l'altro ancora. Poi c'è questo ragazzo qui, che è tutt'altro tipo di prospetto, che ha ancora una carriera da costruirsi e compagnia, che è diverso da uno, dall'altro e l'altro ancora, proprio per tipologia anche di giocatore, di età, esperienza, eccetera, eccetera. Peso, perché se prendi Vlahovic
rischia di fare il titolare e Santiago si siede. Se arriva sto ragazzo, è un ragazzo che ancora si deve costruire. Cioè, stiamo andando dietro ancora una volta al rincorrere il mercato, più che a dire mi serve quello, prendo quello. Come sempre, Simo, come sempre, più o meno come sempre o quasi, salvo qualche rara eccezione. È un ragazzo indubbiamente interessante, Harder, è un acquisto, se vogliamo, un po' come quando l'Atalanta prese Højlund con un anno magari di ritardo rispetto alla fase di carriera di Højlund, che arrivava, se non erro, dallo Sturm Graz all'Atalanta. Qui lo prendi quando aveva già fatto il micro salto, il saltino, no? È andato allo Sporting Lisbona. Fatto sta che la prima partita, soprattutto con l'infortunio di Leao, ha palesato i problemi del Milan in attacco, cioè Pulisic bene, posto che non è che abbia inciso più di tanto in quella posizione, però magari è una questione anche di come si è messa la partita e via dicendo. Ci ha provato Christian. Jimenez malissimo, dietro nessuno con Leao infortunato, quindi ti servirebbe almeno un paio forse di nomi per l'attacco, no? Almeno uno. E questo ragazzo avrebbe giocato titolare la prima? Non credo, sarebbe entrato magari al posto di Chukwueze, a essere, diciamo così, ottimisti. Quindi vanno fatti dei ragionamenti. Qualcuno parla anche di una doppia punta, cioè Harder più un altro, però manca meno di una settimana alla fine del mercato. Dovrai magari fare anche qualcosa in difesa. Io non so se ci siano le tempistiche per farne due di attaccanti, magari sì, però è difficile. E quindi vai a prendere un ragazzo che ha fatto, sì, 10 gol con lo Sporting Lisbona, che è mancino ma usa bene entrambi i piedi, che gioca davanti ma fa più magari anche la seconda punta, ogni tanto si sposta sull'esterno, e ok, però non risolvi i problemi così, ma soprattutto, come dicevi tu, è totalmente diverso da Vlahovic, che magari è il preferito di Allegri, ma è totalmente diverso da Santiago, totalmente diverso da Boniface. Si va a tentoni, punto 1, convenienza, punto 2, non tanto in spesa, è proprio in operazione, cioè Harder è indubbiamente poi più rivendibile di Boniface, più rivendibile di Vlahovic, eccetera, eccetera. E sappiamo che questa cosa conta. Ecco, mi collego proprio a questo, Henry, perché tra l'altro, a parte che fuori un po' di polemica, avrete notato come è stato trattato l'affare Boniface e come sta venendo trattato Konrad Harder da parte di alcuni che potrebbero fare un po' aprire gli occhi. Ma sì, della insomma, serie Boniface alla peste, Harder è il principino cioè Harder è danese un fenomeno, l'altro è un rottame della Bundesliga, per dire, e vi fa capire già chi parla con chi e chi parla con l'altro. Ma va bene, ma tanto è una novità che siamo divisi in fazioni? No, figurati. E allora, e anche quest'anno vivremo sta cosa qui. A proposito, aspetta che tiro via il banner perché altro poco siamo arrivati. Vi leggo velocemente quello che ha detto Pedulla sul suo canale YouTube. In realtà, come vi avevamo detto, sono cose che abbiamo già detto e stradetto. Il mercato del Milan oggi è nelle mani di un intermediario che si chiama Paolo Busardò. Ho detto tante volte che Allegri chiede Vlahovic con una certa insistenza e da diverse settimane. Non stiamo raccontando barzellette se è vero che Tari in un'intervista prima di Milan Bari ha parlato di Vlahovic come obiettivo concreto. Però il mercato del Milan è un po' un mondo a parte e oggi ha in Busardò il principale riferimento. Paolo Busardò, per chi non lo sapesse, è un agente, ovviamente sportivo, italiano, che ha già avuto modo di fare molti affari col Milan di Giorgio Furlani negli ultimi 2 anni. Riprendo. Ci sono valutazioni tecniche che vengono fatte, ma poi incide un intermediario che ha un eccellente rapporto con Furlani e molto spesso le trattative, vedi Stupinian e Ricci, sono indirizzate da una linea societaria. Sono stato molto duro con Allegri dicendo che per battere la Cremonese e per avere un ordine tattico non c'entri il parlare della Champions, di quelli che non c'erano dell'attenzione, eccetera. Dal mio punto di vista la partita non è stata preparata bene, ma se un allenatore ti chiede un attaccante come Vlahovic e tu gli porti un attaccante forte, perché Harder a scanso di cui dice forte, ma deve essere verificata ad alti livelli.
Sì, oltre a Pedulla, Simo, anche ieri sera Fabio Caressa ne ha parlato durante Di il club fazioni, eccetera. di queste due fazioni, di queste due linee. E la storia si ripete, mi verrebbe da dire, solo che quest'anno, al 25 di agosto, questa cosa esce fuori. Perché se prima avevi magari Ibra alle prime esperienze, dal punto di vista dell'allenatore avevi Fonseca con Seisao che non erano proprio nel mondo italico della stampa e della comunicazione, quest'anno hai Iglitare che qualcosina in questo paese l'ha vissuta e soprattutto Max Allegri che dal punto di vista comunicativo lo sappiamo che sa come muoversi, ecco. E quindi quest'anno questa cosa non viene fuori a fine anno quando tutto ormai è sbracato, ma viene fuori il 25 di agosto perché né Tare né Allegri, a mio modo di vedere, vogliono avere, diciamo, da discorrere, come si dice dalle mie parti, cioè vogliono far ben capire che se succedono certe figuracce, perché ragazzi quella di Boniface è un'altra figuraccia, è inutile che ci nascondiamo, se succedono certe cose, se arrivano certi giocatori e certi nomi, di certo non è per volontà loro, ecco. Ecco, è difficile da commentare, magari lo riprendiamo ovviamente nel talk dove avremo un pochino più di tempo per parlarne, anche parlarne con voi stessi nella chat, al telefono e quant'altro, ma è una situazione che come detto si è già vista, si è già ripetuta e la questione legata a Busardò, ve l'avevamo già raccontata più di una volta, non è una novità che molti degli affari sono arrivati tramite suggerimento o addirittura giocatori diretti di Busardò o intermediati, ma non solo da Busardò, ce ne sono 2 o 3 che gravitano intorno al Milan lato società. Poi Harder mi sembra la classica nostra operazione degli ultimi 2 anni, cioè un ragazzo di 20 anni che arriva qui tra i 20 e i 25 milioni, che se fa bene lo vendi a tanto, Tijani Reinders, se fa male lo vendi senza perderci, Okafor. I conti non piangono, le prestazioni sul campo con Reinders ridono, con Okafor meno, in generale se ne sbagli di più della media arrivi ottavo, per quello che è successo, dal punto di vista economico, tra virgolette, non ci perdi, dal punto di vista sportivo, a volte sì, a volte no, più spesso no, è stato, scusate, più spesso sì, negli ultimi tempi, perché tanto noi della parte sportiva, anche se ci riempiamo la bocca, ce ne frega il giusto, e allora questa è la nostra classica operazione di mercato, perché invece un'operazione un pochino più rischiosa economicamente, Vlahovic, per dirti, ha dei paletti molto più alti da dover passare. Granit Xhaka aveva gli ostacoli di 3 metri. Granit Xhaka, il male supremo, Okay. 34 anni, no? Però dal punto di vista economico Harder si sposa con Ricci, ok? E non mi fate l'esempio di Modric, che non c'entra niente, perché è un giocatore completamente a fine carriera, come era Ibrahimovic, come lo stesso in parte Olivier Giroud, insomma, sono giocatori in un'altra fase di carriera. Ma se devo scegliere tra un investimento a tanto per un 27, 28, 30enne, oppure un investimento medio su un 20enne, si va sempre lì. Sì, lo sappiamo, sì, ma è così. Speriamo che, diciamo che col fatto che sia stato scoperchiato un altro dei 1700 vasi di Pandora che riguardano queste divisioni interne che ci sono ogni anno, ogni volta, così, mia speranza è che il fatto che si sia, diciamo, aperto al 25 di agosto faccia riflettere, faccia pensare tanti e soprattutto porti poi in questa settimana una soluzione, cioè va bene, arriverà Harder, ok, buon per lui, poi anche sto ragazzo, poraccio, cioè arriva a 20 anni, a 6 giorni dalla fine del mercato al Milan, dopo che ha perso la prima di campionato in una situazione così, ma vabbè, non è neanche colpa del ragazzo stesso, ci mancherebbe, anzi, No. anche possa far bene. Sperando che magari, che ne so, per il centrale possa portare a qualcosa, perché io spero ci si renda conto che serve un difensore a sta squadra, mi auguro, ecco. Grazie. Ciao, a più tardi.
Ci rivediamo come al solito per tutto il nostro appuntamento classico del lunedì, perché oggi, tra l'altro, torna anche la stanza di bottoni sulla partita di sabato. A dopo. Ciao. Se trovo la sigla. Perché sono Cercala. Sappiate che sono arrugginitissimo. Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 € per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima.